Hi and welcome back to the channel. As you might know, Fra, my fiancée, is Italian. And even though I've lived with her in Italy for like 1.5 years, I still feel like I don't speak Italian well enough. And I think now it's the time to finally change that. Let's go. The first thing I'm doing is creating a proper study plan. As they say, a good plan is like half of the work done. I'm using a couple of hours to watch YouTube videos from polyglots like Steve Kaufmann, Ikenna and Lindie Botes to know how to study languages effectively. I have studied Italian in the past, so I'm not starting this challenge from zero, except for talking, which is my weak spot. Therefore, my goal for this challenge is to finally have good conversations without having to switch back to English. Then I create a plan for a 2-hour daily routine that consists of using Anki flashcards, reading, writing and speaking exercises and practicing Italian hand gestures. After making a good plan, my only focus for today will be to go through my old Anki flashcards, which are around 400 words. To practice speaking, I will use an exercise I found in a YouTube channel called Language Lords. I will film myself telling a 5-minute story using only Italian, review it and tell the same story again until I can do it without difficulties. I have to admit this one is very challenging for me. Abbiamo incontrato lei stava studiando là, stava facendo Every time I open my mouth, I feel like my head goes blank and I don't know what to say. It's like trying to give an improvised presentation in front of the class. I'm even trying to find excuses for my poor performance. È difficile perché mi stai guardando. Non ti sto guardando! I'm doing my first writing exercise that Fra then corrects. It's about why I want to be an entrepreneur. I'm asking her daily to interrogate the new Italian words in my Anki deck. I'm always adding new ones there when I hear or see one. I'm starting to talk with Fra in Italian daily. I'm only able to have some basic conversations, but I'm trying to speak as much as possible. It actually feels quite strange because we are so used to talking in English to each other. E poi Francesca sta facendo qua Un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Cos'è opera d'arte? Opera d'arte. Opera d'arte. Sì, sì. Sei bella. Grazie. E questo sarà nel video. No. Sì? No. Vabbè. Assolutamente no. I'm continuing to talk daily, but I have to admit that I'm getting a bit bored of telling the same stories to the camera all the time, again and again. Devo raccontare la storia come ho incontrato Francesca e mi secco. After a couple of weeks, I'm actually noticing some improvement already in my speaking and listening skills. This makes me feel so great. Il mio lavoro al militare è finito e poi mi sono trasferito in Grecia per fare un volontariato. I'm still also listening to podcasts and watching videos on Netflix almost daily. Commissario Montalbano is my absolute favorite. Che c'è, Gadarì? I'm starting to realize that my plan to study 2 hours daily is way too much for me. I just have too many other things in my life right now, so I'm deciding to put my main focus on what would make the biggest difference, speaking. È difficile trovare tempo ogni giorno per registrare, diciamo, leggere, scrivere. Parlo ogni giorno, ma è difficile avere questo routine per studiare 2 ore. Ciao, ora io sto facendo caffè e volevo dirvi cosa penso. È meglio caffè italiano o caffè finlandese? Vediamo. Il fatto è che caffè finlandese e caffè italiano sono molto diversi. Un caffè italiano è piccolo come così e si beve e basta. Un caffè finlandese ci vogliono, diciamo, 5, 10, 15 minuti, ma io direi che caffè italiano è meglio perché è più profondo, è un'esperienza quando si beve un caffè italiano, ma un caffè finlandese l'esperienza è più lunga, quindi sono diversi e non posso dire che
io preferirei questo e non questo. Io preferisco tutte e due, ma dipende dalla situazione. I'm trying to speak only Italian for certain days of the week, but realize that actually it's almost impossible because we have things every day that would need more advanced vocabulary and fluency, like planning YouTube content and talking about deep stuff. I'm still trying my best, even though it's not always easy. Ah, dov'è che sei stato? Mi hai detto che avevi trovato un posto. Sì, esatto. C'è un posto che dobbiamo andare. Un posto? In cui dobbiamo andare. Mizzica, un po' piccante. Fra gets a new job that keeps her busy every day for all the summer, but I'm still trying to keep my level up in other ways, like by talking with her family members. Per esempio, I miss you, mi manchi. But it's mi manchi, why it's not ti manco? Ti chiamo, I call you, but I miss you is mi manchi. But then life just gets in the way. Io devo ammettere che non ho studiato in tantissimo tempo. Non ho potuto studiare queste 2 ore che volevo. Ho studiato da 15 minuti a un'ora quasi ogni giorno questa estate, ma non ho solamente registrato. Non lo so perché, ho dimenticato, ma una cosa ho fatto, ho sentito, diciamo 2 settimane fa, questa sensazione che non voglio parlare di fronte a macchina fotografica, io voglio studiare solamente, quindi sono andato in biblioteca e poi, aspetta, e da là ho preso questo, è un libro italiano per adulti. Ho studiato numero 1 in Italia nel 2018, quel libro era troppo, come si dice, per principianti. Questo è un po' più avanzato. Questa settimana i genitori di Fra stanno venendo qua in Finlandia, quindi ora è il momento per parlare di più. Io spero che posso comunicare meglio di prima, diciamo. Anche se non ho studiato come ho voluto, io sono contento. Eccoci qua, giorno 90. Ora i genitori di Fra sono partiti più o meno una settimana fa. Con loro ho parlato in italiano, solo in italiano. Per la prima volta io ho potuto esprimermi senza sempre avere bisogno di controllare parole su Google, per esempio in inglese, e tradurre. Quindi io ho raggiunto l'obiettivo di questa sfida, secondo me almeno. All'inizio era difficile parlare con loro, noi abbiamo parlato qua in questa casa solo in italiano, quindi dopo qualche giorno era molto più facile per me anche pensare e parlare in italiano. Non ho registrato quando loro erano qua perché ho voluto restare presente e non pensare a altre cose. Come probabilmente potete vedere, ho migliorato. È molto più facile imparare quando sei circondati della lingua nella sua vita quotidiana, quindi e questo è un consiglio importante. È molto importante stare consistente, ma più che studiare tantissimo ogni giorno è molto più importante stare circondato della lingua. Quindi devi studiare in un modo che ti piace e va bene per te, e anche devi sapere perché stai studiando. Questo perché deve essere abbastanza forte, perché devi studiare ogni giorno e questo non è facile. Per esempio ora io sto leggendo il mio primo libro in italiano, questo di Giorgio Chiellini, e anche se il mio piano è fallito, alla fine io sono molto contento che ho fatto questa sfida e sono molto orgoglioso che io posso esprimermi ora in italiano. Ci vediamo presto, ciao!